La tecnologica società contemporanea ci permette di vivere in diretta qualsiasi avvenimento si manifesti sul pianeta e abbiamo potuto verificarlo appieno in questi giorni di isolamento forzato. Ma se da un lato i mezzi di comunicazione si rivelano utili per fornire un'informazione immediata, dall'altro possono assumere un ruolo che suscita una percezione del mondo distorta e condizionante. Negli ultimi mesi siamo stati bombardati dai commenti di medici, scienziati, politici, addetti ai lavori, tuttologi, i cui interventi, spesso discordanti, hanno creato una grande confusione. E ancora oggi i rapporti sulla catastrofe dell'epidemia pongono al centro dell'attenzione il numero dei morti e le immagini delle bare accatastate su cui si concentra la allarmata curiosità della gente. Le notizie, attendibili o false, rimbalzano sui cellulari, diventando oggetto di discussione globale. Le persone, spossate e nervose, scaricano la tensione dibattendo a distanza senza conoscere la verità, ma compiacendosi di affermare le proprie opinioni. È tutto un talk show. Nel trascorrere buona parte del tempo parlando a vanvera, ciascuno perde l'occasione di fare una personale e costruttiva ricerca usando il silenzio per ascoltare se stesso, anziché dare voce al frastuono che proviene dalle effimere conversazioni con gli altri. Un frastuono che è fatto di polemiche, di emozioni, di speranze, ma che ha inquinato l'energia del pianeta forse più del virus che noi cerchiamo di combattere e che talvolta inquina anche i rapporti nelle case. Penso alle madri lavoratrici che non erano più abituate all'estenuante vivacità dei figli piccoli, oppure alla convivenza coatta fra partner che mal si sopportano. Dietro a questi casi potremmo intravedere un silenzio invocato, cioè non è più la preghiera nel silenzio, ma è la preghiera di fare silenzio. E ci sono vari tipi di silenzio: il silenzio del raccoglimento, il silenzio dell'introspezione, il silenzio della meditazione, il silenzio della paura o il silenzio dell'odio, oppure il silenzio della vergogna o il silenzio dell'indifferenza, tanto per citarne alcuni, ma è nel silenzio della pace interiore che si attua la connessione fra il nostro intimo e l'assoluto. E in questa condizione il duale e i pensieri discorsivi non hanno presa, non si sostengono posizioni, né si creano conflitti, tutto si risolve. La mente non si attacca a niente, non c'è niente da aggiungere e niente da togliere. Ed è qui che il silenzio comunica con la nostra coscienza e noi diventiamo uno con il tutto, perché è dal profondo che arrivano le vibrazioni che non parlano alla ragione, ma toccano il cuore. Si apprendono molte cose stando in silenzio, entriamo in sintonia con l'armonia universale e la mente torna alla propria luminosità e chiarezza originaria. Una mente piena di parole è come una barca sovraccarica che affronta una difficile traversata fra onde minacciose. O se vogliamo, è come un cielo pieno di nuvole che preannunciano la tempesta. Pertanto il nostro vero nemico sono i pensieri perturbanti che ci tormentano e spesso generano ragionamenti e azioni negative. Ma se li lasciamo scorrere e non ci attacchiamo ad essi, facendoli diventare delle fissazioni, non ce li porteremo dietro e la nostra mente sarà sempre limpida e serena come un cielo senza nuvole. A questo proposito mi viene in mente un detto buddista: il cielo
non porta nessuna traccia del volo degli uccelli. Così è anche per la mente pura e salda, alla quale i pensieri perturbanti non possono attaccarsi. Le emozioni distruttive, alimentate dall'ego, ci devastano psichicamente e talvolta anche fisicamente, mentre invece il silenzio dello spirito, quello interiore, ci carica di energia rigeneratrice che porta pace e benessere non soltanto in noi ma anche negli altri. Impariamo dunque a dimorare nella luce interiore e facciamo del silenzio il nostro miglior compagno di viaggio.